Firenze, bimbo operato per un tumore che non esisteva, resta invalido. Maxi risarcimento da 3,7 milioni alla famiglia. Firenze, 13 ottobre 2025. Una diagnosi sbagliata, 2 operazioni devastanti e un'intera famiglia che da 12 anni convive con una tragedia che poteva essere evitata. Il Tribunale di Firenze ha condannato l'ospedale pediatrico Meyer a risarcire con 3,7 milioni di euro un ragazzo oggi sedicenne, i suoi genitori e il fratello maggiore. Quando aveva solo 4 anni, il bambino fu sottoposto a 2 interventi al cervello per rimuovere un presunto tumore che in realtà non c'era. Tutto comincia nel 2012, quando il piccolo viene ricoverato per gravi crisi epilettiche. I medici ipotizzano una encefalite erpetica, ma dopo alcuni accertamenti arrivano a una seconda diagnosi, una rara forma tumorale al lobo temporale. Seguono 2 interventi chirurgici, nel 2012 e nel 2013, estremamente invasivi, una lobectomia temporale, cioè la rimozione parziale o totale di una porzione del cervello. Il bambino non si riprende mai davvero. Col passare dei mesi le sue condizioni peggiorano fino a trasformarsi in una tetraparesi spastica e in uno stato vegetativo permanente. La famiglia devastata decide di chiedere giustizia. Dopo anni di indagini, perizie e udienze, la verità emerge. Il bambino non aveva alcun tumore. Soffriva effettivamente di encefalite erpetica, proprio la patologia che i medici avevano inizialmente sospettato e che si sarebbe potuta curare con farmaci antivirali e antiepilettici, senza bisogno di alcun intervento chirurgico. Le perizie medico-legali hanno stabilito che la diagnosi tumorale era errata e affrettata e che la decisione di procedere chirurgicamente fu presa in modo superficiale. I giudici hanno parlato di assistenza sanitaria incongrua, ritenendo inequivocabile il nesso tra gli errori medici e la gravissima invalidità del ragazzo. Secondo la sentenza, i chirurghi del Mayer avrebbero avuto la possibilità di approfondire il quadro clinico con ulteriori esami e consulti, evitando un intervento tanto distruttivo. Non solo, l'informazione fornita ai genitori prima delle operazioni è stata ritenuta inadeguata. Non sarebbero stati messi al corrente dei rischi reali né del grado di incertezza diagnostica. Il tribunale ha riconosciuto anche il danno riflesso alla famiglia, privata di una vita normale e costretta a convivere con la sofferenza quotidiana di assistere un figlio in stato vegetativo. Nelle motivazioni i giudici scrivono che i genitori per tutta la loro vita contempleranno le sofferenze del figlio e che ogni gesto di amore rischia di trasformarsi in un'emorragia di dolore psichico per la consapevolezza della perduta normalità. Dalle perizie risulta che, se fosse stato seguito un percorso farmacologico, il ragazzo avrebbe potuto avere un decorso completamente diverso, forse non privo di conseguenze, ma compatibile con una vita quasi normale. Oggi la sua aspettativa di vita è stimata tra i 35 e i 40 anni, segnata da una condizione di invalidità totale. Dopo 12 anni di attesa, la sentenza del Tribunale di Firenze chiude una delle vicende più dolorose di presunta malasanità toscana. Il risarcimento di 3,7 milioni di euro, che comprende danni morali, biologici, patrimoniali e spese legali, non potrà restituire ciò che è stato perduto, ma segna un punto fermo. La responsabilità medica non si misura solo nei gesti chirurgici, ma nelle scelte, nelle cautele e nell'ascolto dovuto a ogni paziente.